A Carnevale ogni scherzo vale. Carnevale è infatti sinonimo di divertimento sfrenato, di burla e risate, di feste in maschera, coriandoli e sfilate. Ma perché tanta sregolatezza? Che cosa significa davvero questo nome strampalato Carnevale? E da dove abbiamo ereditato questa festa così singolare? Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Oggi parleremo di quella parola tanto impertinente, Carnevale, da farsi beffe anche della morte. Scopriremo quali insolite origini si porti cucite addosso e a che cosa si debba al suo nome. Cosa c'entra la carne col carnevale? E perché martedì e giovedì grasso si chiamano così? Quale arcano segreto è racchiuso dentro una parola così improbabile come carnevale? Scopriamolo insieme. Il Carnevale è una festa strettamente legata alla Pasqua, che per definizione cambia data ogni anno. Pertanto anche il Carnevale non cade mai nello stesso giorno. Fissata la Pasqua, però, è facile sapere quando festeggiare il martedì grasso, basta andare a ritroso di 6 settimane. Il Carnevale dura circa 2 settimane, ma entra nel vivo dei festeggiamenti tra il giovedì e il martedì grasso e subito dopo inizia la Quaresima, col mercoledì delle Ceneri. Quali origini dunque nasconde questa parola così stravagante, Carnevale? L'ipotesi più accreditata è che derivi dalla lingua latina. Ed in particolare da carnem levare, che vuol dire togliere, eliminare la carne, o da carnis vale, che significa Dio carne, con riferimento al martedì grasso, l'ultimo giorno in cui è possibile mangiare la carne, prima di passare al digiuno e all'astinenza della Quaresima. Ma l'ipotesi più affascinante fa derivare Carnevale da carrus navalis, il carro navale descritto da Puleio nell'Asino d'Oro. Lucio, trasformato in asino, assiste attonito al rito del Navigium Isidis, la navigazione di Iside, la dea egizia che dopo lunghe ricerche per mare ritrova il corpo smembrato del marito Osiride e lo fa risorgere. Il Navigium Isidis era una festa in onore di Iside, appunto, in cui un'imbarcazione, decorata con fiori variopinti, veniva portata a mare su un carro e spinta in acqua, come augurio per una primavera feconda. Al seguito una processione mascherata e festosa. Il rito mischia fecondità e allegria. Ridere infatti sconfigge la morte, secondo tradizioni antichissime, che collegano il riso, le danze e le burle alla fertilità della natura. Che bellezza dunque se festeggiando il Carnevale ci tornasse in mente anche solo per un istante la bizzarra etimologia della parola, che con maschere e decorazioni floreali, con l'incanto di una nave sacra, si ostina a celebrare una perdita straziante e una rinascita, quella di un corpo che fu dilaniato e poi dall'amore incrollabile di una dea riportato alla vita.